Vi abbiamo già parlato dei ruoli energetici nella sessualità. Oggi vi voglio parlare del ruolo energetico dell'espansione. Questo ruolo è collegato all'espressione femminile. Dentro di noi ci sono sia parti maschili che femminili. L'espansione noi la esprimiamo quando siamo in grado di applicare l'abbandono, la capacità di viaggiare, di andare lontano nella sessualità. Perché è così importante l'espansione nella nostra ricerca? È importante perché è quella funzione che ci permette di superare tanti nostri limiti interiori, ma anche limiti che il corpo a volte ci dà. È molto importante perché ci permette di superare delle nostre paure, di andare in dei confini inesplorati, anche perché noi ci muoviamo con il corpo, ma questa funzione ci porta ad uscire anche da un contesto, diciamo, più confortevole di contatto con il piano terreno, diciamo così. All'interno di noi ci stimola a superare delle paure, ad abbandonarci totalmente, ad affidarci a quello che sta succedendo in quel momento, in quel contesto. Quindi siamo totalmente senza difese. Parlando di espansione, non è sufficiente abbandonarsi, dire vado, ci sono persone che hanno difficoltà a fare questo, ci sono persone che lo fanno in modo molto spontaneo. Diciamo che c'è la controparte che è quella della paura. La paura ci porta all'attaccamento o ci porta a svolgere anche come donne una funzione maschile. Devo controllare, devo essere presente, devo comunque gestire io la situazione. In questo caso faccio dei piccoli voli, faccio dei piccoli saltelli, ma non sono in grado di lasciarmi andare totalmente. Io mi lascio andare proprio all'abbandono. Ci sono appunto persone che sanno viaggiare, sanno volare lontano. Può succedere che non so nemmeno con chi sono, non so nemmeno più se ho un partner con me, quindi dov'è la differenza dell'essere io con me stessa o dell'essere con qualcuno? In questo caso appunto stiamo parlando di doverci connettere, di dover creare una polarità con una persona che ci aiuta ad integrare queste due funzioni al nostro interno. Una delle cose fondamentali, importanti, è integrare la funzione maschile e la funzione femminile dentro di noi, ma da soli non possiamo fare questo viaggio così importante. L'altro è un elemento, è una funzione che ci aiuta proprio a vivere questa esperienza. Secondo quella che è la nostra esperienza, la nostra ricerca, vivere correttamente questo ruolo che poi potremo vedere non si esprime solo unicamente nella donna, ma in questo caso diciamo che è proprio una funzione che idealmente è la donna che può esprimere al meglio. Dobbiamo trovare il modo di unire, di restare connessi. Restare connessi non è una cosa così immediata e così semplice, perché, come dicevamo prima, si rischia o di restare proprio fermi a terra, non riuscire nemmeno a partire, oppure di andarsene per i fatti propri. Trovare quel ritmo comune che forse a volte, diciamo, idealmente c'è questa cosa del viviamo insieme l'orgasmo, viviamo insieme questo momento di espansione, di esplosione. In realtà si tratta proprio di trovare la giusta sincronizzazione, quindi è un equilibrio, si tratta di esercizio, è proprio una qualcosa che richiede tempo, richiede pazienza, perché non siamo educati e perché dobbiamo conoscere, dobbiamo mettere realmente insieme queste due polarità. Per riuscire ad esercitare una corretta espansione abbiamo quindi due punti fondamentali. Uno è quello di essere, diciamo, veramente liberi, riuscire ad abbandonarci. Abbandonarci, come dicevamo, significa andare a fare un lavoro su se stessi, cioè noi dobbiamo superare le paure, i tabù, tutti quei meccanismi che ci hanno condizionato anche culturalmente, a volte anche quelle idee un po' peccaminose
del viversi proprio totalmente questa libertà, questa espansione. Il secondo punto è comunque essere in connessione. L'uomo deve riuscire ad esercitare correttamente questa presenza, perché deve riuscire a essere con noi dobbiamo essere collegati, deve anche permetterci di viaggiare. E in questo parleremo in modo più approfondito quando si tratterà l'argomento della funzione della presenza. Come trovare questo giusto equilibrio? Vi faccio l'esempio della danza, una danza a due dove è necessaria la sincronizzazione. Voi provate ad immaginare il partner che deve lanciare in aria la propria compagna e deve riuscire a riprenderla. Deve essere molto presente a quello che fa, ma deve essere anche in movimento, deve seguire il percorso, la musica, e così anche per la donna. La donna deve riuscire a liberarsi, a viaggiare, a vivere questa danza con armonia, con disinvoltura, ma deve essere consapevole che sotto ci sarà dov'è il punto esatto in cui l'uomo ci riprenderà, altrimenti, come possiamo immaginare, non sarà armonico. Quindi questo ci dà un po' l'esempio di che cos'è essere presenti ed essere in abbandono, in espansione, senza togliere il piacere di vivere questo momento, l'intensità e tutta l'emozione che è data dalla partecipazione. Ora potreste dirmi che quello che vi sto portando è un qualcosa di tecnico che toglie poesia al rapporto sessuale, a questo scambio. In realtà non è così, perché se ci pensate, per imparare una qualsiasi danza o una qualsiasi altra tecnica serve tanta disciplina, serve tanto allenamento. Anche il tantra stesso è una tecnica che può portare a degli obiettivi molto elevati, anche degli obiettivi spirituali molto elevati, ma si parte da tecniche e da un grande allenamento. Ci vuole questa disciplina e questa disponibilità, questa volontà di creare questo contesto. Questo non significa che venga tolta la spontaneità, anzi è proprio attraverso l'espressione di sé che si riescono a superare questi confini, si possono esplorare dei posti, dei luoghi che non avremmo immaginato. Chiaramente una parte è di tecnica e presenza. Una volta che questa cosa l'abbiamo capita e integrata, possiamo lasciarci andare, perché il corpo sa cosa deve fare, va da solo. In questo video abbiamo solo toccato quello che è il senso e il significato di questa nostra ricerca e del valore dell'espansione. Noi approfondiremo queste tematiche in ambiti diversi e anche in contesti dove sarà utile farlo, o anche su richieste specifiche, vedremo come. Se vi è piaciuto questo video mettete il like, iscrivetevi al canale e se aggiungete i vostri commenti per noi è molto utile e ci fa molto piacere. Ci rivediamo al prossimo video.